Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di una funzione statistica di Excel, la funzione media più se, che permette di applicare criteri alle celle su più intervalli e, quando vengono soddisfatti contemporaneamente tutti i criteri, esegue la media dei valori delle celle corrispondenti di un intervallo specificato. Ogni criterio può essere espresso mediante un numero, un confronto matematico, una data, un testo, un riferimento ad una cella, una funzione e all'interno del criterio è possibile includere i caratteri jolly. A seconda delle dimensioni del set di dati da analizzare, puoi decidere come operare. In presenza di set di dati di piccole dimensioni, ti consiglio di selezionare manualmente gli intervalli. In presenza di set di dati di grandi dimensioni, invece, ti suggerisco di utilizzare gli intervalli denominati e le tabelle di Excel che, come vedrai dagli esempi, velocizzano notevolmente il lavoro e semplificano la lettura delle formule. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione media più se, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! In una scuola viene effettuato un test per verificare il livello di preparazione degli studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni nelle tre materie italiano, matematica e inglese. Viene selezionato un campione di 20 studenti. In tabella è riportata l'età, inserita in modo casuale, ed i voti in italiano, matematica ed inglese inseriti in modo casuale. Il direttore della scuola vuole calcolare i voti medi in ogni materia in base all'età e al sesso. Siccome la media viene calcolata in base a due criteri, l'età e il sesso appunto, la funzione media se non è più sufficiente, poiché permette di calcolare la media in base ad un solo criterio. La funzione che fa al caso nostro è la funzione media più se. La sua sintassi è la seguente: uguale media.più.se, aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi, il primo argomento, l'intervallo media, è obbligatorio e indica l'intervallo di celle di cui calcolare la media. L'argomento successivo, intervallo criteri, è obbligatorio ed è l'intervallo in cui verrà valutato il criterio 1, anch'esso obbligatorio. Se utilizzassimo solo questi tre argomenti, la funzione sarebbe identica alla funzione media se, ma oltre a questi tre argomenti, la funzione media più se consente di inserire altre 126 coppie intervallo criteri criterio. Queste 126 coppie aggiuntive sono facoltative, ma almeno una viene sempre utilizzata, altrimenti potremmo benissimo utilizzare la funzione media se. Per poter utilizzare correttamente questa funzione, devi ricordare una cosa importante: l'intervallo media e ciascun intervallo criteri devono avere le stesse dimensioni, oppure la funzione media più se restituirà un errore. Ad esempio, se l'intervallo media è un intervallo di 20 righe, anche l'intervallo criteri dovrà essere un intervallo di 20 righe. Risolviamo ora il nostro esercizio. Cancelliamo le formule già inserite, posizioniamoci in cella J7 e calcoliamo la media dei voti in italiano delle ragazze, cioè delle femmine, di 16 anni. Digitiamo uguale media e selezioniamo la funzione che ci interessa, media più se. A questo punto è molto comodo cliccare sul pulsante FX Inserisci funzione. Compare subito una wizard che ci aiuta nell'inserimento degli argomenti. Il primo argomento è l'intervallo dei dati di cui vogliamo calcolare la media. Dobbiamo calcolare la media dei voti in italiano, cioè della colonna D. Siccome vogliamo trascinare la formula verso il basso e poi verso destra, premiamo due volte il tasto F4, in modo da bloccare la riga ma non la colonna D. In questo modo, tale intervallo resterà fisso per trascinamento verso il basso, poiché la riga è bloccata, ma varierà quando trascineremo la formula verso destra, calcolando la media dei voti in matematica ed in inglese. Dunque, la prima domanda a cui devi rispondere quando utilizzi questa funzione è: di cosa devo calcolare la media?
nel nostro caso dei voti in italiano. Dobbiamo ora cercare gli studenti di 16 anni e quindi la seconda domanda a cui dobbiamo rispondere è: dove cerco gli studenti di 16 anni? Ovviamente nella colonna età, colonna che blocchiamo una volta mediante il tasto F4, poiché tale colonna dovrà rimanere sempre fissa, sia per trascinamento verso il basso che verso destra. La terza domanda a cui dobbiamo rispondere è: cosa cerco all'interno della colonna età? Ovviamente 16, dato contenuto in cella H7, che attualmente non è visibile, ma è comunque selezionabile. Devi stare attento ad una cosa: se tu non usassi questa wizard, questa cella non sarebbe selezionabile e quindi dovresti selezionare ad esempio la cella H6 e poi scendere col tasto freccia verso il basso. Questa cella va bloccata 3 volte mediante il tasto F4, poiché dobbiamo bloccare la colonna H ma non la riga 7, infatti tale formula verrà trascinata verso il basso e quindi cercheremo successivamente i ragazzi di 17 e di 18 anni e successivamente verrà trascinata verso destra, ma in tal caso la colonna H resterà fissa e dunque cercheremo sempre l'età presente in tale colonna. Ora dobbiamo cercare le femmine, dato presente in cella I7, che ora non è visibile. Dobbiamo dunque chiederci: dove cerco le femmine? La risposta è colonna sesso, cioè la colonna B, colonna che blocchiamo una volta mediante il tasto F4, in modo da rendere l'intervallo fisso sia per trascinamento verso il basso che verso destra. Ed infine, ultima domanda: cosa cerchiamo? F di femmina, dato presente in cella I7, dato che blocchiamo 3 volte mediante il tasto F4, in modo da bloccare la colonna I ma non la riga 7. In tal modo la formula potrà essere trascinata verso il basso e verso destra. Prima di confermare con OK, facciamo un breve riepilogo di quanto detto. Quando utilizzi la funzione media più se, devi rispondere a queste domande. Primo argomento: di cosa faccio la media? E successivamente dove cerco, cosa cerco, dove cerco, cosa cerco, e la coppia di domande dove cerco, cosa cerco può essere replicata ben 127 volte. E dunque, di cosa faccio la media? Dei voti in italiano. Dove cerco le età? Ovviamente nella colonna età. Cosa cerco? Nel nostro caso 16. Dove cerco la F? Ovviamente nella colonna sesso. Cosa cerco? La lettera F. Confermiamo ora con OK e trasciniamo la formula prima verso destra e poi premendo il tasto destro del mouse verso il basso, ricopiando senza formattazione. Imparando a utilizzare i riferimenti corretti, dunque, potrai inserire una sola formula, trascinarla e riempire l'intera tabella. A questo punto potrebbe essere utile applicare a questo intervallo una formattazione condizionale scale di colori in modo da evidenziare in verde le medie alte ed in rosso le medie basse. Siccome i dati sono volatili, premendo F9 i dati cambieranno e verranno automaticamente formattati. Quando utilizzi la funzione media più se, devi ricordare una cosa: in assenza di dati, la funzione restituisce un errore di divisione per 0. È opportuno correggere tali errori mediante la funzione se.errore. Come puoi notare, gli errori si presentano non solamente se cancello i voti in una materia, ma anche se, ad esempio, le femmine di 18 anni non sono presenti nell'elenco. Correggiamo dunque la formula inserita. Posizioniamoci in cella J7 e all'interno della barra della formula, subito dopo l'uguale, digitiamo se, punto, e selezioniamo la funzione se.errore. A questo punto clicchiamo all'interno del nome e clicchiamo sul pulsante FX. In questo modo possiamo notare che il primo argomento è la funzione inserita in precedenza. In caso di errore, ad esempio, inseriamo NV, non valutato. Come puoi notare utilizzando il pulsante FX, è già stata inserita la parentesi di chiusura e verranno inserite anche le virgolette in maniera automatica. In questo modo, trascinando la formula verso destra e poi mediante il tasto destro verso il basso, ricopiando senza formattazione, avremo una formula che non produrrà mai errori anche quando andremo a cancellare i voti in una qualsiasi materia.
Cancelliamo ora le modifiche effettuate, CTRL Z, e vediamo come utilizzare la funzione media più se per analizzare i dati contenuti in database di grandi dimensioni. In tabella sono riportati i dati relativi ad uno screening effettuato su un campione di 700 individui. Di ogni partecipante è riportato il sesso, la regione di appartenenza, la fascia d'età ed i livelli di glicemia e colesterolo totale. Il nostro obiettivo è quello di calcolare i valori medi di glicemia e colesterolo totale in base alla regione di appartenenza, al sesso e alla fascia d'età. Per far questo ho predisposto 3 elenchi a discesa in cui è possibile selezionare la regione, il sesso e la fascia d'età. Come avrai notato, siccome nell'elenco non è presente nessuna femmina fra i 20 e i 29 anni della regione Lazio, la funzione media più se darebbe un errore che è stato corretto ovviamente mediante la funzione se.errore, in modo da evitare di avere un errore di divisione per 0 in cella. Cancelliamo ora le formule presenti e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Quando il database è di grandi dimensioni, come abbiamo già visto nei video precedenti di questa playlist, è opportuno utilizzare gli intervalli denominati di Excel. Creiamo subito i nostri intervalli. Selezioniamo una cella qualunque del database, premiamo contemporaneamente il tasto CTRL e l'asterisco del tastierino numerico e in questo modo l'intero database è selezionato. Successivamente premiamo contemporaneamente CTRL maiuscolo F3 e comparirà immediatamente una piccola wizard in cui lasceremo la spunta solamente su riga superiore. Cliccando su OK verranno generati immediatamente i nomi nel foglio di lavoro. Siccome io li ho creati in precedenza, annullo l'operazione. Dopo aver operato in questo modo, cliccando sulla casella Nome, possiamo notare che sono stati assegnati dei nomi ad ogni colonna del nostro database. Utilizzando tali nomi potremo evitare di selezionare le colonne intere, risparmiando così un sacco di tempo. Calcoliamo ora i valori medi richiesti. Posizioniamoci in cella I8 e digitiamo uguale media e selezioniamo la funzione che ci interessa, media più se. L'intervallo dei dati di cui vogliamo calcolare la media è la colonna glicemia. Premiamo il tasto F3 e selezioniamo glicemia dall'elenco. Premiamo punto e virgola e passiamo al secondo argomento. Ora dobbiamo cominciare a rispondere alla sequenza di domande dove cerco, cosa cerco. Dove cerco gli individui del Lazio? F3. La colonna è la colonna regione. Digitiamo di nuovo punto e virgola e come criterio di ricerca potremmo digitare Lazio, contenuto fra virgolette, poiché si tratta di testo. È molto più vantaggioso però selezionare la cella I3, bloccata mediante il tasto F4, poiché mediante il menu a discesa potremo cambiare la regione e variare dunque il criterio di ricerca. Digitiamo nuovamente punto e virgola. Dove cerchiamo ora le femmine? F3. La colonna è la colonna sesso. Digitiamo nuovamente punto e virgola e come criterio selezioneremo F, che così potrà variare. Blocchiamo mediante il tasto F4, poiché successivamente trascineremo la formula verso il basso, ma tale criterio dovrà rimanere fisso in cella I4. Digitiamo nuovamente punto e virgola e passiamo alla fascia d'età. Dove cerchiamo le fasce d'età? F3. Ovviamente le cercheremo nella colonna fascia d'età. Digitiamo per l'ultima volta punto e virgola ed infine come criterio selezioniamo la cella I5, la cella in cui potremo variare mediante menu a tendina il criterio di ricerca. Blocchiamo anche questa cella con F4, chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. La formula così funziona alla perfezione, però presenta un piccolo problema. Come abbiamo già visto selezionando la fascia d'età 20-29, non essendo soddisfatti contemporaneamente tutti e tre i criteri, la funzione dà un errore e lo darebbe comunque anche cancellando uno dei tre criteri, poiché non trovando celle su cui effettuare il calcolo della media, la funzione media se darebbe un errore di divisione per 0. Correggiamo dunque la formula mediante la funzione se.errore.
clicchiamo nella cella contenente la formula e qui nella barra della formula, immediatamente dopo l'uguale, digitiamo se punto errore. Selezioniamo la formula che ci interessa, clicchiamo all'interno del nome se punto errore e clicchiamo sul pulsante FX. Il primo argomento della funzione è già stato inserito ed è la funzione inserita in precedenza. In caso di errore, possiamo inserire la frase criteri insufficienti e successivamente premere il pulsante OK. Come puoi notare, le virgolette sono state inserite in automatico. Trasciniamo ora la formula verso il basso, posizioniamoci nella cella sottostante e correggiamo la formula in modo da calcolare i valori medi del colesterolo totale. A questo punto è sufficiente qui all'interno della funzione media più se selezionare il primo argomento, premere il tasto F3 e sostituire glicemia con colesterolo totale. Come si può notare, utilizzando i nomi definiti e bloccando i riferimenti con il tasto F4, tutti gli altri argomenti sono già perfetti. Possiamo dunque premere Invio, variare i criteri di ricerca e notare che la funzione è perfetta anche nel caso in cui i dati non venissero trovati. L'unico difetto di una funzione di questo tipo è dovuto al fatto che, aggiungendo dati in fondo al database, questi ultimi non verranno considerati nel calcolo della media. Una soluzione potrebbe essere quella di ridefinire i nomi assegnati selezionando il tab Formule, cliccando sul pulsante Gestione nomi, selezionando ciascun nome e modificandolo. Siccome questo richiederebbe tempo, è preferibile un altro approccio: le tabelle di Excel. Lo vediamo velocemente nel prossimo esempio. Se non ricordi come si crea una tabella, ti rimando ai 2 video precedenti di questa playlist e ti ricordo che ho trattato questo argomento nel corso Excel base. Per farla in breve dovrai selezionare una cella del database, premere CTRL-T da tastiera e successivamente cliccare sul pulsante OK. Una volta che la tabella è stata creata, è opportuno assegnarle un nome. A questo punto, nelle formule, anziché utilizzare il tasto F3 per selezionare gli intervalli denominati all'interno del foglio di lavoro, non dovrai fare altro che posizionarti qui nella parte alta delle intestazioni di colonna e premere il pulsante del mouse. In tal modo l'intera colonna della tabella sarà selezionata e sarà inserito all'interno della formula il suo nome strutturato. Come puoi notare nella formula inserita, l'intervallo di cui calcolare la media è la colonna glicemia, l'intervallo in cui ricercare la regione è la colonna regione e questo vale per tutti gli intervallo criteri. Come già detto in precedenza, anche se utilizzando le tabelle le formule sono leggermente più lunghe, nel caso in cui venissero aggiunti dati in fondo al database, queste formule continueranno a funzionare, tenendo conto dei nuovi dati nel calcolo della media. Nel prossimo esempio, vediamo l'utilizzo degli operatori di confronto all'interno della funzione media più se nell'analisi degli intervalli temporali. In tabella sono riportati gli orari di timbratura di entrata e uscita del mattino e del pomeriggio di 4 dipendenti di un'azienda nel mese di febbraio 2025. Nella piccola tabella qui a destra è riportato l'orario standard che i dipendenti dovrebbero rispettare. Il capo vuole monitorare gli orari medi di entrata e di uscita dei suoi 4 dipendenti relativi a un intervallo di tempo che può decidere a piacere. In questo modo sarà anche in grado di calcolare il tempo di lavoro giornaliero totale di ogni dipendente. Siccome il video è diventato un po' lungo, ti mostro la formula risolutiva. Per calcolare l'orario medio di entrata del mattino di Bernardi Alessandra, ho utilizzato la funzione media più se. Come primo argomento della funzione, l'intervallo di cui calcolare la media, ho selezionato la colonna C, la colonna degli orari di entrata del mattino, bloccandola 2 volte mediante il tasto F4. In tal modo vengono bloccate le righe ma non le colonne e la formula potrà essere trascinata verso il basso e verso destra e ci permetterà quindi di calcolare anche le medie delle colonne D, E e F.
Siccome dobbiamo cercare gli orari di timbratura di Bernardi e Alessandra, come intervallo criteri selezioniamo la colonna B, la colonna con i nomi dei dipendenti, bloccandola una volta mediante il tasto F4 e come criterio selezioniamo la cella contenente il nome di Bernardi e Alessandra. Questa cella sarà bloccata 3 volte mediante il tasto F4, in modo che la formula possa essere trascinata verso il basso, andando a esaminare i nomi degli altri dipendenti, e verso destra, senza che la colonna contenente i nomi dei dipendenti sia variabile. A questo punto dobbiamo cercare la data iniziale. Ovviamente la cercheremo in colonna A, bloccata mediante il tasto F4, ed il criterio di ricerca sarà maggiore o uguale, fra virgolette, poiché si tratta di testo, concatenato mediante l'ampersand, alla cella I7, la cella contenente la data iniziale. Pertanto la funzione media più se ricercherà le date uguali o successive al 3 febbraio 2025. Con lo stesso ragionamento, valutiamo se una data è precedente o uguale alla data finale. Cerchiamo dunque in colonna A, bloccandola una volta mediante il tasto F4 e come criterio di ricerca digitiamo minore o uguale, fra virgolette, concatenato con l'ampersand alla cella I8. La cella I8 e anche la cella I7, contenenti rispettivamente la data finale e la data iniziale, devono essere bloccate mediante il tasto F4 una sola volta, in modo che il riferimento applicato, il riferimento assoluto, mantenga fisse queste celle quando la formula sarà trascinata verso il basso e verso destra. A questo punto il capo potrà variare la data iniziale e la data finale, calcolando gli orari medi di timbratura ed anche il tempo totale di lavoro con una semplicissima formula. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!